Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre. Bellissima carta, amici del Sagittario, avete il giudizio, il risveglio. È una carta di chiamata, può far riferimento a una chiamata di tipo spirituale o perché no, a una chiamata fisica, una telefonata, una notizia, un'email, un messaggio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Ragazzi, YouTube sta facendo dei cambi, quindi sta diventando complicato trovare la descrizione del video. Cliccate sul titolo del video e vi si apre una specie di finestrella. In fondo c'è scritto altro. Cliccate su questo altro e vi si apre tutta la tendina della descrizione. Comunque lì trovate anche il mio indirizzo email, lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale nel caso vogliate contattarmi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di ottobre. Allora, abbiamo un 7 di bastoni, un 6 di coppe, un 9 di coppe, un 2 di spade, un 8 di spade, un 9 di bastoni e un 2 di bastoni. Credo che questa telefonata la riceverete, o questa chiamata, o questa notizia, insomma, la riceverete verso inizio ottobre. Ho come l'idea, ragazzi, che potrebbe riaccendersi qualcosa. Non per tutti, ovviamente, se voi non volete più sapere niente del passato potete sempre dire di no o non rispondere al telefono, siete liberi. Guardate cosa si è girato mentre stavo guardando la lettura in generale, è il diavolo. Io credo che ci sia qualche tossicità in questa situazione. Per adesso, con le carte che ci sono qui, non la vedo tanto, cioè un po' sì, ma non tanto come se fosse il diavolo. Però andiamo a vedere carta per carta, così vi dico cose più precise. Mm. Abbiamo un 8 di coppe e la carta degli amanti. Allora, se siete single e tra l'altro le letture dei single le ho già pubblicate, le trovate sempre nelle playlist e potete integrarle con queste letture. Potrebbe essere una questione di amor proprio se siete single. Se siete invece in coppia è una questione proprio di amore pulito. Il fatto che ci sia la carta degli amanti non esclude relazioni familiari o di amicizia, però diciamo che l'input è più romantico. Ho come l'idea che qualcuno qui o non si sia, cioè non si voglia allontanare da qualcuno o da un'idea o da una situazione. Credo che sia un affetto di lunga data, una persona che si conosce da tanto tanto tempo. Andiamo a vedere 6 di coppe. Ecco, infatti, sole, 2 di coppe e 5 di spade. Ho come la sensazione che la relazione potrebbe essere un po' ambigua. Come se da un lato ci fosse qualche cosa in più di un'amicizia, però in realtà con questo 5 di spade al contrario, c'è confusione sul definire la relazione o la situazione che andrete a vivere a inizio ottobre con questa persona.
Vi dico, qui avete anche un 9 di coppe, e fa riferimento normalmente a un sogno, ma è questo 5 di spade che confonde le acque. È come se non ci fosse bene un limite tra quello che è l'amicizia e quello che è la relazione intima, di coppia, romantica. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Torre al contrario, abbiamo un 9 di spade, un 7 di spade, ragazzi. Ho come la sensazione che abbiate voglia e bisogno di chiarire, di definire, di regolamentare questa situazione o questa relazione. Qui c'è una carta di bugie. È come se delle bugie, cioè voi volete che l'altra persona parli chiaro. Ho come quest'idea che non faccia giri pindalici per spiegarvi le cose, perché ripeto, le acque sono parecchio confuse col 5 di spade al contrario. E c'è anche una torre, quindi qui si tratta di far cadere qualche desiderio egoico, qualche sogno egoico. C'è qualche questione che vi preoccupa, ma è una preoccupazione legata all'ego. Quando c'è l'ego di mezzo, normalmente sono paure o anche credenze limitanti. L'ego è la mente e la mente gioca brutti scherzi alle volte. Andiamo a vedere questo 2 di spade. Abbiamo il matto e un asso di spade. Qui c'è qualche cosa che riguarda le cose non dette o le cose dette a metà, perché ho la sensazione che non vi fidiate di questa persona, non vi fidiate più, o della persona o della situazione. Andiamo a vedere l'otto di spade. 3 di spade, asso di pentacoli e 6 di coppa al contrario un'altra volta. Dunque ragazzi, io credo che questo sarà un periodo un po' turbolento a livello emotivo, ma soprattutto a livello mentale, perché avete anche questo 8 di spade nella seconda settimana di ottobre. Vi dico che l'otto di spade è una carta che parla di pensieri negativi, di sensi di colpa, di vittimismo. È come se ci fosse qualche tipo di dolore che probabilmente con questa notizia o questa telefonata si riapre e voi invece vorreste iniziare qualche cosa di nuovo, con una nuova energia, insomma. Tenete presente che anche il 6 di coppe, così come il 9 di coppe, sono carte di sogno. Ho come la sensazione che potreste essere legati a un sogno, a un risultato, a un obiettivo che soddisferebbe semplicemente il vostro ego e questo vi fa rimanere in questa situazione mentale un po' disastrata, diciamo. È come se aveste bisogno di lasciare andare. Può anche essere che in passato vi abbiano fatto qualche cosa per cui adesso sia difficile fidarvi magari di questa persona o magari del mondo intero. Scusate, c'è proprio difficoltà a comunicare con questo asso di spade al contrario. Magari per paura, perché comunque qui avete un 9 di bastoni. 9 di bastoni è una carta di autodifesa, è come se non fidandovi di quella persona, la situazione diventasse un po' stancante perché dovete sempre tenere gli occhi ben, ben, ben aperti. Andiamo a vederlo questo 9 di bastoni. Cavaliere di spade. E regina di spade, wow. Ho come la sensazione che tutto questo pensare, tutto questo essere indecisi, questa morte dell'ego di cui parla la torre, la rivediamo un pochettino qui. Avete due figure di spade. Quando ci sono le spade, le energie sono veloci, determinate e taglienti. Ok, quindi qui non avrete problemi a difendervi, a
mi viene da dire a parlare, a dire come la pensate. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 10 di coppe, ruota della fortuna e regina di bastoni. È come se qui avessi bisogno di decidere come cambiare il ciclo karmico. Se andare verso queste sono 2 10 comunque, sono 2 carte di chiusura, di completamento, quindi se andare verso il completamento è la carta della famiglia unita, della famiglia felice, del risultato raggiunto, della quiete dopo la tempesta, oppure se tipo rimanere. No, in realtà la sensazione che ho è di se la scelta, se cioè l'indecisione è se, come dire, ritornare a fare la famiglia felice senza cambiare il karma, senza riprendervi il vostro potere personale in mano, cioè tipo facendo finta di niente. È come se non poteste più ignorare un certo tipo di sofferenza, un certo tipo di comportamento e di lì sta a voi capire come difendervi, come creare la vostra barriera, come creare i vostri muri, cosa tagliare. Siete voi che avete in mano questa decisione, se girare la ruota della fortuna e quindi cambiare il ciclo karmico o se rimanere nel ciclo karmico in cui siete, nella situazione attuale in cui siete o nel tipo di relazione che avete vissuto con questa persona. Ricordate che è sempre nostro il potere di dire no, il potere di dire non mi sta più bene così, non accetto più di essere trattato in questo modo, non accetto più le briciole. Il modo poi per fare il piano di fuga lo si trova. Andiamo a vedere. Ragazzi, credo che non risuonerà con tutti ovviamente questo tipo di lettura, ma è quella che ho proprio sentito forte forte. Poi, ripeto, sono letture generali, quindi cercate di applicarla alla vostra realtà. Wow, abbiamo la freccia di Cupido. L'amore sta arrivando. Anche qui parla di esitazione, ragazzi. E in effetti terminiamo con un 2 di bastoni che è una carta di indecisione. Guardate, se per caso non avete una coppia che sta ritornando, diciamo così, all'attacco, un ex che sta ritornando all'attacco, credo che questo tipo di lavoro di autostima, di mettere le barriere, di trovare il giusto compromesso, possa essere proprio vostro nei confronti di potenzialmente 2 persone nuove che potrebbero arrivare, Poi vi dico, le letture dei singoli ho già pubblicate, integratele voi, però ho come l'idea che qui potreste 2 persone ci sono, poi, ehm, magari sono semplicemente consiglieri o magari è la vostra energia. Però parla di un invito a sorpresa e quindi anche qui rivedo tanto questa carta del giudizio, una chiamata. E poi abbiamo la carta di qualcuno che corre, ma parla di qualcuno che corre in una relazione di codipendenza. E anche qui fa riferimento all'ego, ragazzi. Qui avevamo la torre, ok? Qui. Quindi fate attenzione a quello che state rincorrendo per una questione egoica, per un sogno. Quando ci sono le questioni dell'ego è perché è qualche cosa di cui noi pensiamo di aver bisogno per sentirci al sicuro. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore. Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Allora, qui potrebbe essere interessante perché questo atteggiamento, come vi dicevo, potrebbe essere proprio vostro e la persona che si presenta
in realtà potrebbe essere la persona giusta, ma voi se non lavorate queste questioni legate all'ego, queste questioni passate, perché comunque qui abbiamo il giudizio, abbiamo 6 di coppe 2 volte, potreste, perché c'è un nuovo inizio concreto, però è un po' come se poteste portarvi gli strascichi delle relazioni vecchie in questa relazione e quindi tendeste un attimino a difendervi in maniera eccessiva nei confronti di chi cercate. È un po' come vi dice qui, siete voi che dovete decidere se cambiare il karma, se cambiare il modo di comportarvi. Se vi rendete conto, se siete anche consapevoli che siete codipendenti, iniziate a lavorare su questo per non trasferire la vostra codipendenza sulle nuove relazioni perlomeno. È più difficile quando la relazione è già in piedi e si deve modificare. Con le nuove relazioni è più facile impostarle in modo nuovo. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete lasciare un messaggio, l'ho già detto. Scusate, mi confondo sempre con i messaggi di fine lettura. Se avete piacere potete iscrivervi, lasciare un like, potete anche condividere il video, fare una donazione oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica che spiegano a livello teorico che cos'è, ma anche a livello pratico come usare queste teorie. E per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sulle credenze limitanti. È un percorso cucito sulla persona, però è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo, io vi auguro un mese splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!